Tiffany, quindi stiamo parlando di un negozio di alto spendente di gioiellerie famoso con un franchising diciamo un po' dappertutto. Questo però è lo studio di Tiffany a Londra. A Londra c'è questo edificio che già a vederlo ci suona strano, con due bandiere messe così. Ricordatevi che il Feng Shui usa le bandiere anche per diminuire l'energia che arriva di spinta, cioè usa come degli elementi di aggetto. Questa è una delle classiche cure della forma un po' antiche, quindi quando è una roba che arriva, che spinge, la bandiera inclinata fa un po' un puntale, quindi rompe, diciamo, la pressione che ci può essere di questo aspetto. Una volta che vediamo meglio il posto, però siamo un po' contrariati perché vediamo una strada a T. Quindi una strada a T che pesta, che ci spinge, quindi in qualche modo è una situazione abbastanza, come dire, pesante che mi entra dentro. Però se guardiamo effettivamente cosa succede, diciamo, quando guardiamo la strada, vediamo che l'asse a T sbatte in questo punto, non è che sbatte sul portone d'ingresso, questa è la prima questione. Seconda questione è, guardate la rotazione della macchina, vedete che proprio che ruotano e vanno in queste le strade vengono da così, ma questo ruota anche, gira per così, quindi se faccio la media delle rotazioni punta proprio sull'ingresso, cioè le macchine spingono il tutto e lo fanno entrare sull'ingresso. Quindi una spinta T con queste bandiere o con un effetto facciata che respinga un po', ci piace, però c'è tanto flusso. La prima domanda da chiedersi è: ma questo regge? Allora ricordatevi sempre che il commerciale regge. E il problema sta nell'edilizia privata, che sarebbe una roba non buona da avere, ma il commerciale, se ben gestito, adesso cerchiamo di capire com'è ben gestito, vincente sempre sono le arcate. Le arcate che fanno entrare tantissimo C e quindi lo mobilitano, lo smuovono e poi, signori, loro fanno un lavoro di cura della facciata continua. Quindi se tu passi di là a vedere Tiffany, un giorno è così, il giorno dopo, l'altro Natale, ecco là, quindi c'è anche una rispondenza. Fanno anche, diciamo, alla sera si illumina tutta e fanno tutta una serie di cose. Le luci sono importanti, attirano anche il campo e anche lo mobilitano e anche fanno manifestazioni, fanno eventi particolari che in qualche modo fermano anche il C nell'osservazione. Quindi, detto questo, cosa abbiamo come dire, come riferimento, come studio? Una pianta T, una strada T, non è detto che sia negativa, per i negozi per niente, non diretta però, se fosse qua sì, avrebbe problemi. Spostate in questo modo, quindi un flusso grappato e con tante arcate che lo fa entrare, quindi non è monodirezionata, perché se fosse un unico ingresso era così, ma aprendosi fa entrare il C con un minimo di difesa e con un bellissimo gioco di riflessione.